Oggi vi ripropongo la borsa Marshmallow, quella intrecciata con le mani, un po' più ricca di accessori e con un nuovo filato da presentarvi. Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto che tanto nuovo non è perché lo abbiamo già visto un po' di tempo fa qui sul canale, ma volevo riproporvelo con il nuovo filato Marshmallow in casa Hobby Perline. Un filato leggermente più sottile rispetto al solito che si intreccia tranquillamente anche con l'uncinetto e durante il tutorial vi mostrerò come. Ho poi impreziosito il tutto con questa tracolla di perle che avevamo già visto nella borsa conchiglia ed ho arricchito il tutto anche con questo charm bag. Anche questo trovate sul sito Hobby Perline, trovate tutto sul sito, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni insieme a tutta la lista dell'occorrente. Comunque progetto veramente molto carino, sfizioso da realizzare. Mi sono soffermata un po' di più sui passaggi, spero di aver fatto cosa gradita. In ogni caso fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete mi raccomando taggatemi nei vostri post. Ora non ci dilunghiamo troppo, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime e gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e continuare a supportarmi in maniera super gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di un gomitolo di filato Marshmallow, nello specifico 500 g di filato. Utilizzerò alcuni accessori tra cui una tracolla da 110 cm in perle con moschettoni, uno charm bag con questo cavallino, ma sul sito troverete anche altri accessori, 3 moschettoni, se possibile 2 un po' più grandi, nel mio caso diametro 3 cm, facoltativo un uncinetto numero 10 se volete lavorare con l'uncinetto e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Dunque, partiremo con la lavorazione della base della nostra borsa. Possiamo lavorare questo filato sia con le mani che con l'uncinetto. Ho fatto già delle prove e si lavora benissimo anche con l'uncinetto numero 10. Io vi mostrerò entrambe le lavorazioni in modo che potete valutare voi come lavorarlo al meglio. È molto comodo lavorarlo con l'uncinetto perché si ottengono le maglie tutte con la stessa tensione. Quindi vi mostro prima il passaggio con le mani, quindi andiamo semplicemente a fare un nodino in questo modo, vedete, avvolgiamo il filo, facciamo passare il filo all'interno e facciamo un cappietto, quindi questo sarà il cappietto iniziale. Lo stringiamo un pochino. Scegliamo la grandezza delle asole, ovviamente non andiamo oltre i 6 cm, volendo possiamo tenere traccia delle asoline con 1 centimetro. Questo lo dico principalmente per le principianti, quindi voi vi andate a misurare la vostra asolina, siamo a 6 cm circa. Poi per lavorare la seconda asola cosa facciamo? Inseriamo le due dita pollice e indice all'interno dell'asola, andiamo a pinzare il filo e ce lo portiamo all'esterno in questo modo. Anche in questo caso andiamo a misurare la nostra asolina così non avremo una tensione sbagliata. Siamo sempre comunque sui 6 cm e possiamo procedere sempre stesso procedimento, inseriamo le due dita, prendiamo il filo e pinziamo, lo tiriamo fuori in questo modo e avremo la terza asola. Procederemo sempre nello stesso modo fino ad ottenere 7 asoline, quindi ne abbiamo una, due, questa è la terza, la quarta, la quinta,
la sesta e la settima, in questo modo. La settima conterà come maglia bassa, tra virgolette, quindi la maglia iniziale che terremo in questo modo. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti di base. Questo ce lo teniamo in verticale ed ora dobbiamo iniziare a lavorare all'interno di queste catenelle. Il procedimento è molto semplice, teniamo conto sempre delle asoline da 6 cm. Quindi misuriamo la prima e siamo a 6 cm, procediamo, ci inseriamo nella catenella successiva sempre con le due dita, prendiamo il filo e ce lo tiriamo fuori in questo modo. Questa asolina qui, quindi la prima, possiamo anche marcarla per tenere conto del primo punto, perché qui poi inizia il secondo giro, quindi possiamo mettere un semplice marcapunti o un nastrino. Io metto una mollettina giusto per segnare il primo punto e procediamo sempre nello stesso modo fino ad arrivare al primo punto. Quindi mi inserisco poi con le dita nella catenella successiva, vado a prendere il filo, non ci sono modi professionali per prenderlo, possiamo tirare fuori come vogliamo in questo modo e lo tiriamo su. Facciamo combaciare le asole tutte più o meno alla stessa altezza. Punto successivo, andiamo a prendere il filo e ce lo portiamo alla stessa altezza e facciamo così anche per gli ultimi due punti. Ok, una volta che avremo terminato questa riga dobbiamo passare sull'altro lato, quindi assicuriamoci innanzitutto di avere 6 punti perché abbiamo 6 punti di base, quindi dobbiamo ottenere 6 asoline ed ora dobbiamo passare sull'altro lato. Fate attenzione a questo passaggio perché dobbiamo tenere bloccata questa asolina, altrimenti ce la tiriamo al di fuori. Ci andiamo ad inserire esattamente in questa asolina qui. Prendiamo il filo e ce lo tiriamo fuori in questo modo. Asolina successiva, prendiamo il filo e ce lo tiriamo fuori. Ci assicuriamo comunque di avere sempre la stessa altezza per quanto riguarda le asole e procediamo così anche per i punti restanti. Dobbiamo arrivare in questo punto. Ultimo punto, prendiamo il filo e lo tiriamo fuori. Questo sarà il risultato che otterremo, quindi avremo 6 asole su un lato, 6 asole sull'altro. Questa è la prima asola del giro, ora dovremo passare al secondo giro. Questo sarebbe il rovescio del lavoro, questo sarà il dritto. Procediamo, tolgo la pinza, mi inserisco con le dita nella prima asola. Prendo il filo e lo tiro fuori in questo modo come abbiamo fatto finora. Poi punto successivo, prendo il filo, tiro fuori, punto successivo, prendo il filo e tiro fuori. Cerchiamo comunque di ottenere sempre la stessa misura per quanto riguarda l'asola. Quindi questo, come potete vedere, si sta formando il dritto del lavoro. Noi dovremo avere il lavoro sempre su questo lato. Procedo, punto successivo, prendo il filo e lo tiro fuori, punto successivo, prendo il filo e lo tiro fuori, ultimo punto di questo lato, prendo il filo e lo tiro fuori.
Ora passo sull'altro lato in modo veramente molto semplice perché procedo a lavorare nello stesso modo. Punto successivo, prendo il filo e tiro fuori. Come potete vedere il lavoro si arriccia ed è del tutto normale. Punto successivo, prendo il filo e tiro fuori e continuo così fino ad ultimare tutto il mio giro. Ultimato anche questo giro, questo sarà il risultato e non faremo altro che continuare sempre nello stesso modo. Questo è il primo punto del giro, io non ho messo il marcapunti, ma comunque quando vediamo lo stesso numero di punti su tutti i punti abbiamo terminato il giro. Questo è il primo punto del giro. Semplicemente mi inserisco con le dita e procedo a lavorare in tondo. Se per voi è più semplice, magari siete alle prime armi, mettete un marcapunti e continuate normalmente. Mi inserisco nel punto successivo, prendo il filo e lo tiro fuori. Punto successivo, mi inserisco, prendo il filo e tiro fuori e continuiamo così per tutto il giro. Bene, ho terminato anche questo giro e voglio mostrarvi come i passaggi possono essere eseguiti anche con l'uncinetto, quindi catenelle iniziali e la lavorazione di tutti i punti che abbiamo. Togliamo il marcapunti dal primo punto, semplicemente nello stesso modo, ovviamente chi sa lavorare l'uncinetto saprà, ci inseriamo con l'uncinetto nella prima solina, prendiamo il filo e tiriamo fuori. Ovviamente possiamo aiutarci anche con le mani per allargare la solina, ma comunque il procedimento è molto semplice anche con l'uncinetto. Quindi mi inserisco poi nel punto successivo, prendo il filo e me lo tiro fuori. Punto successivo, mi inserisco, prendo il filo e me lo tiro fuori. Diciamo, è utile l'uncinetto per tirare fuori il filo. Quindi si procede in questo modo fino a raggiungere il totale di giri che vi lascerò indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Vi lascerò anche il numero di punti totali che saranno lavorati, così potete regolarvi meglio. Ora siamo al quarto giro, quindi abbiamo in totale 1, 2, 3 e 4 punti. Quindi procedo semplicemente lavorando in questo modo fino a raggiungere la grandezza che mi occorre. Potete farla anche più grande o più piccola. Più grande ve lo sconsiglio perché comunque io utilizzerò tutta la matassa e ci viene, diciamo, una dimensione media, quindi volendo potete farla più piccolina. Procediamo in questo modo e poi ci rivediamo per vedere come chiudere il lavoro.
Una volta lavorati tutti i giri che ci occorrono avremo ottenuto 8 asole totali per un'altezza di circa 19 cm. A questo punto dobbiamo andare a chiudere il nostro lavoro. Quindi io ho un po' di filato avanzato, come potete vedere, però non voglio tagliarlo, quindi lo farò passare tutto attraverso le maglie proprio per non tagliarlo. Quindi ho terminato qui il mio lavoro. Qui ho il marcapunti, diciamo la molletta per segnare l'inizio del giro. A questo punto devo tirare fuori tutto il filo, quindi quest'asola la vado a tirare e tiro fuori tutto il filo. Ok, a questo punto tolgo il marcapunti, molletta, qualsiasi cosa abbiamo utilizzato e andiamo ad inserire il filo all'interno dell'asola, quindi dell'asola successiva, e dovremo chiudere comunque tutte queste asole, dovremo far passare questo cordone all'interno di ogni asola che abbiamo sul bordo. Nel mio caso sarà un po' noioso perché ho tanto filo in eccesso. Una volta chiuse tutte le asole, in questo modo, questo sarà il risultato, vado a far passare una seconda volta il filo nell'ultima asola, quindi quella che comunque abbiamo chiuso all'inizio. Questo sarà il risultato una volta chiusi tutti i punti. Come potete vedere è molto mini, però se volete farla più grande vi basterà innanzitutto aumentare il numero di catenelle iniziali per poi comunque avere un'ampiezza più grande per quanto riguarda il bordo. A questo punto ci ritroveremo in questa situazione, quindi proprio sul laterale dobbiamo far passare questo filo in questo punto, non in questo, ma in questo sotto, in modo da avere un po' di sostegno. Possiamo aiutarci anche con l'uncinetto. In questo modo tiriamo fuori il filo e adesso dovremo andare a creare i nostri manici. Posso continuare anche con l'uncinetto, quindi semplicemente prendo il filo e vado a creare le mie catenelle per creare il manico, che posso fare lungo quanto voglio. Ok, ho lavorato in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 catenelle. Vi dico anche la misura in centimetri, sono esattamente 33 centimetri circa. A questo punto dobbiamo chiudere il nostro manico, quindi ci portiamo sull'altro lato, dobbiamo trovarci esattamente nel lato e dobbiamo andare a ripetere lo stesso procedimento che abbiamo fatto anche sull'altro. E aiutandomi con l'uncinetto vado a fare una maglia bassissima esattamente in questo punto, quindi inserisco l'uncinetto, vedete,
prendo il filo, lo pesco, lo porto all'esterno e chiudo. Posso farlo tranquillamente anche con le mani e una volta agganciato il manico potremo ovviamente tagliare il filo e andarlo a bloccare all'interno. Quindi lo tagliamo, tiriamo fuori il filo in questo modo e ce lo riportiamo all'interno facendolo passare esattamente in quest'asola qui. Quindi ve lo mostro con le dita perché sicuramente molti di voi non avranno l'uncinetto. Ho pescato con le dita il filo e lo sto portando all'interno. A questo punto devo andarlo a bloccare. Io per prima cosa lo bloccherò tra le maglie, quindi lo farò passare attraverso queste maglie. Dopo aver bloccato un po' il filo attraverso le maglie, vado a fare questo procedimento, tolgo l'imbottitura dal cordone, in questo modo faccio un nodino, taglio il filo in eccesso e con dei punti di cucito posso anche andare a bloccare questo filo oppure lo nascondo semplicemente dietro il punto. All'inizio del lavoro possiamo fare lo stesso anche con il filo all'interno. Bene, a questo punto la borsa sarebbe anche pronta, però a me piacciono le borse ricche di accessori, quindi andrò ad arricchirla un pochino. Innanzitutto prendo due moschettoni, se possibile un po' più grandi del solito. Io ho questi da 3 cm di diametro e li vado a posizionare proprio sui due lati della mia borsa. Quindi cosa faccio? Vado a far passare il mio moschettone proprio dove c'è la catenella del manico. Faccio lo stesso anche sull'altro lato, qui dove ho agganciato il manico, quindi vado a prendere questa solina che sarebbe comunque la lavorazione della borsa e questa solina che fa parte del manico. Faccio passare il mio moschettone attraverso. In questo modo avrò gli agganci per la tracolla e per lo charm. Questo è lo charm che applicherò io, ma sul sito ne troverete tanti altri. Quindi prendo il moschettone più piccolino e vado ad annodarlo. E lo vado a fissare su uno dei due lati. Quindi apro semplicemente il moschettone e lo faccio passare attraverso. E poi faccio lo stesso anche con la tracolla. Questo sarà il risultato finale una volta applicati gli accessori. Ovviamente potete applicare anche una chiusura magnetica qui all'interno, io al momento la lascerò così, volendo potete applicare la classica fodera a sacchetto. Quindi spero che questo progetto vi sia piaciuto, anche se lo abbiamo comunque già visto in passato, ma ho cercato di soffermarmi un po' di più sui passaggi, quindi spero sia tutto chiaro. Trovate il filato e gli accessori sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutti gli spoiler e le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo tutorial, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!